Ciao amici maker, oggi siamo qui per parlare del modo in cui realizziamo i nostri progetti, i nostri prototipi, prima di arrivare ad un prodotto finito. La maggior parte delle volte utilizziamo delle breadboard millefori che appoggiamo sul banco e quindi colleghiamo vari utilizzatori tipo, che so, motori, display alla breadboard mediante cavi e abbiamo delle situazioni, insomma, tipo questa qui, alcune cose che stavo realizzando. Quello che non mi piace personalmente di queste realizzazioni è il fatto che proprio i componenti esterni come display molto spesso si trovano ad essere appesi alla breadboard, così come tanti altri oggetti. Questo qui crea una situazione di disordine. Quando il progetto è facile, capita che lo realizziamo in breve tempo, quindi dal prototipo si passa subito al prodotto finito. Mentre capita che altre volte progetti più complessi richiedono più tempo per essere realizzati e non so se succede a voi, ma a me succede di continuo, si accavallano delle idee. Alle idee si accavallano, che so, amici che mi chiedono di riparargli qualcosa, mio cognato, il mio migliore amico che gli viene in mente di realizzare una cosa, eccetera. E quindi con il passare del tempo il numero di progetti non terminati aumenta sempre di più e capita di ritrovarsi sul banco tutti questi prototipi ancora non finiti e il più delle volte personalmente mi capita di smontarli e di dire vabbè, ci penso dopo. Sarebbe comodo un sistema proprio per prendere questi progetti, trasportarli in un altro luogo in maniera sicura, senza rischiare di perdere le parti appese come i display, motori, appunto, e quindi tenerli anche organizzati e lavorarci in un certo modo più pulito. A questo punto la Sunday Robotics ha ideato un oggetto che ha chiamato ProBuddy, contenuto in questa scatola, e adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Andiamo quindi a vedere com'è fatto il ProBuddy. All'interno della confezione trovo una bustina con delle viti M4 di circa 14 mm, due boccole per spine a banana nera e rossa e una chiave esagonale per stringere le viti. Abbiamo quindi questi piedini che sono piedini magnetici, ce ne sono 10 fatti in un modo e 4 fatti in un altro modo. Questi piedini sono stampati in 3D, hanno un magnete all'interno e una base morbida. Ci sono dei numeri sopra riportati. Il numero 1 grande fa riferimento al numero di fori per il fissaggio, qui ce n'è uno, mentre i numeri piccoli fanno riferimento al magnete che si trova all'interno. L'1 indica che c'è un magnete e 10/3 indica che il magnete ha un diametro di 10 mm e uno spessore di 3 mm. Oltre a questo qua fatto in questo modo c'è anche quest'altro che ha due fori per il fissaggio degli accessori e due magneti, quindi questo qui risulterà più forte nell'ancoraggio e adatto a mantenere cose un po' più pesanti. C'è anche una lettera all'interno perché ProBuddy mi ha mandato, Sunday Robotics, scusate, volevo dire, mi ha mandato questo kit in preview perché il Kickstarter non è ancora partito e partirà l'11 gennaio. Tolgo tutti i magneti dalla base e qui abbiamo una parte in plexiglass sulla quale ci sono tutti gli accessori che vanno avvitati sopra ai magneti. Tra gli accessori vediamo ad esempio questo qui che è la parte dove andranno avvitati le due boccole per le spine a banana. Tutti questi altri pezzi invece vedete che sotto hanno il foro di fissaggio
Ci sono questi qua piccoli che hanno un foro di fissaggio ai piedini e questi qua più lunghi che invece ce ne hanno due e sono adatti appunto a mantenere cose più pesanti. In particolare questi accessori presentano tutti questi slot che servono a mantenere PCB e negli slot più grandi a mantenere breadboard. Alcuni di questi hanno anche sopra degli slot inclinati per mantenere dei display, quindi vederli con l'angolazione giusta. Quindi tutte queste parti vanno staccate dal supporto e avvitate ai magneti. La cosa bella di questo kit è che questi pezzi possono anche essere stampati in 3D, quindi nel caso in cui ne abbiate necessità di altri in più o perché si sono rotti eccetera, li potete anche stampare in 3D, quindi potete anche inventarvene degli altri. E sul sito della Sandai Robotics ci sono anche degli accessori che qui non sono presenti, tipo ci sono dei supporti per motori o altre cose, tra cui queste maniglie per il trasporto che ho scaricato dal loro sito e mi sono stampato. E infine abbiamo la base. Si tratta praticamente di un tappeto metallico, credo sia fatto in ferro, e serve appunto a trattenere i magneti con tutti gli oggetti che andremo a montare. Me l'hanno fatto personalizzato con il logo di Settore Zero, specially made for Settore Zero, ProBuddy A4 Baseplate Sandai Robotics. Questo qui infatti è il modello A4, però saranno disponibili nel Kickstarter anche i modelli A5 che sono quindi la metà di questo, quindi molto compatti, ideali per piccoli progetti, e il modello A3 che è il doppio di questo e quindi ideale per grandi progetti. Adesso andiamo a montare gli accessori sui piedini magnetici. Qui dicevo c'è in dotazione anche la chiave a brucola, però io al mio cacciavite elettrico preferisco utilizzare questo. Allora incominciamo a staccare il primo pezzo. Questo qui, supply jack holder, il supporto per le due boccole banana. Qui sono anche le linguette a saldare, quindi eventualmente possiamo anche saldare, che so, un cavetto jumper maschio in maniera tale da poterlo innestare direttamente sulla breadboard. Ecco, qui ho montato i connettori a banana. Questo accessorio qui ha due fori, quindi andrò ad utilizzare il piedino che sopra ha riportato in grande il numero 2 perché ha due fori. Ed ecco pronto il mio primo accessorio. Capite la comodità di questo oggetto, perché poi potete lasciare tutti i vostri componenti al di sopra del piatto, che saranno quindi trattenuti dai magneti, e poi potete anche appenderlo con due ganci al muro, perché ci sono questi due fori più grandi negli angoli che possono essere utilizzati per appendere il kit al muro e quindi lasciare il progetto pronto qui per poi continuare in un secondo momento. Adesso voglio montare questi qui, ProBuddy Mini. Ci sono questi qua mini che hanno un foro, servono sempre per mantenere breadboard e PCB, e questi qua maxi che hanno due fori per il fissaggio e possono contenere più cose. I pezzi sono molto facili da staccare, io sto facendo con le mani, però potete utilizzare anche una tronchesina. Ed ecco qui i miei 4 piedini per breadboard pronti. Vi faccio quindi vedere come è possibile fissare la breadboard al piatto utilizzando questi piedini appena montati. Praticamente la breadboard va incastrata utilizzando questi incavi più grandi, in questo modo.
Come vedete è davvero una bella idea. Ma continuiamo a montare gli altri pezzi, perché ci sono anche delle parti interessanti, come questo qui dove c'è scritto jumper clamp. Praticamente questo qui va montato al di sopra di questo, libero di scorrere in questi due fori allungati, e ci sono praticamente degli slot che possono essere utili per bloccare i cavetti jumper. Questo qui funziona in questo modo. Per montarlo ci sono anche delle rondelle con dei dadi, ecco qui. Questo qui c'ha due fori, quindi prenderemo il piedino magnetico con il numero 2. Ecco fatto. Praticamente quando passiamo i cavetti jumper possiamo bloccarli qui così, e rendere l'assemblaggio più pulito, perché questi cavi, anche se diciamo provengono da varie direzioni, possiamo raggrupparli tutti in un blocco come questo. Ad esempio, se dobbiamo collegarci un display, andiamo avanti. Qui c'è un altro pezzo che si chiama double cable stand. Questo qui torna utile per passare dei cavi più grossi, ma anche i jumper, praticamente sempre per tenerli organizzati. Nel frattempo ho finito di montare tutti gli accessori e ho realizzato un piccolo circuito d'esempio utilizzando Arduino. Arduino 1, un sensore DHT22 e un display 20x4 munito di controller I2C. Le boccole per le spine a banana le ho modificate, tra virgolette. Mi sono fatto un semplice cavetto che termina con 2 DuPont maschio per dare alimentazione alla breadboard. Quindi breadboard e Arduino 1 sono mantenuti ognuno da 4 probaddi mini. Il display è mantenuto da 2 probaddi mini, incastrato nella parte superiore in cui ci sono scanalature angolate. In questo modo vedete che il display è inclinato frontalmente e facilmente leggibile. Il progetto quindi è facile da trasportare. Quando ho finito posso prenderlo e portarlo da un'altra parte e quindi liberare il banco per fare altri lavori, quindi riprenderlo e riportarlo qui quando intendo continuare. È anche ben organizzato perché spostandolo, vedete, non cade nulla. C'è da stare attenti soltanto al display perché chiaramente, essendo montato inclinato, è mantenuto soltanto in 2 punti, quindi eventualmente bisogna fare un po' di attenzione in più solo ai display montati inclinati, mentre il resto è abbastanza solido. Come vi ho anticipato, a breve, l'11 gennaio, ci sarà la campagna Kickstarter della Sunday Robotics, durante la quale potrete acquistare a prezzo vantaggioso i vari kit del ProBuddy. Ci saranno i formati A5, A4 come il mio, A3, i kit più grandi avranno anche la possibilità di personalizzare il tappetino mettendo il proprio logo. E in più, durante la campagna Kickstarter ci saranno anche degli accessori in più che io non vi ho potuto mostrare perché, come vi dicevo, a me è un preserie. Ci saranno ad esempio anche le pinze a coccodrillo con la base magnetica tipo terza mano, più anche altri tipi di accessori. Quindi, per maggiori informazioni seguite i link che vi metto in descrizione. Non dimenticatevi di fare follow al canale Instagram della Sunday Robotics, nonché al mio. Grazie per aver visto il video, alla prossima.